dalla pianura alla montagna, ai 1000 metri di altezza. Ciao a tutti e ben ritrovati nel mio canale. Oggi voglio provare la mia bicicletta a resa elettrica grazie al kit della Bafang in una interminabile salita che mi porterà ai 1000 metri di altezza, e lo farò partendo da qui, dalla pianura vicentina, da Caltrano, lungo la salita del Costo che porta direttamente ai 1000 metri dell'altopiano di Asiago. Azzero il parziale dei contachilometri. Ok. E facciamo partire anche la traccia del GPS. Questa salita del Costo è una salita tutta di asfalto, credo siano più di 10 km di questa lunga salita, e conviene farla non al fine settimana, perché al fine settimana è molto trafficata ed è anche, diciamo, pericolosa da fare in bicicletta. Adesso ho inserito l'assistenza 2 in questo primo tornante e si sale. Oggi la temperatura è bassa, anzi di sicuro su ad Asiago troveremo la neve, perché in questi giorni è nevicato, ma oggi c'è uno splendido sole anche se è freddino. Questa salita ci sono numerose telecamere per il controllo della velocità, perché soprattutto nel fine settimana numerosi motociclisti si cimentano in folli e pericolosissime corse in moto. E questo è il primo tornante del Costo. Sono partito con la batteria ovviamente al 100%, sto tenendo appunto un'assistenza 2, salgo a circa 16-17 km orari, e da qui è possibile vedere un panorama veramente incantevole della pianura padana. E questo è il secondo tornante. Oggi, come dicevo, è martedì, quindi c'è anche meno traffico, però come potete capire è una strada abbastanza pericolosa da percorrere anche in bicicletta. Le montagne alle sommità sono innevate e fra poco, tra qualche tornante, dovremo trovare nel ciglio della strada la prima neve. Devo dire che per il momento la salita non è così male, cioè è dura, è impegnativa, ma è abbastanza regolare, e quindi sì, ovviamente io cerco di non sfruttare al massimo le assistenze, ma riesco, diciamo, a tenere un giusto equilibrio tra la spinta del motore e il muscolare. Pensavo di avere più freddo salendo, visto le temperature esterne, ma ovviamente pedalando ci si scalda in fretta. Tenendo questo passo, la batteria mi segna sempre ancora il 100% in assistenza 2. Continuo a pedalare e siamo arrivati al terzo tornante. Certo che la realizzazione di questa strada, questa opera,
ha cambiato completamente la realtà economica di tutto l'altopiano di Asiago, che era sostanzialmente spopolato fino al X-XI secolo, quando si consolidò una colonia di boscaioli, pastori e contadini che arrivavano dalla Pedemontana, che però vennero abbastanza velocemente assorbiti da una consistente migrazione successiva di genti germaniche, i Cimbri. Ho un'idea di quanti sono i tornanti, ma preferisco far finta di non saperlo, perché altrimenti mi viene male. Ora la lingua cimbra è conosciuta da pochissime persone, soprattutto nella zona di Roana, dove ha sede anche l'Istituto di Cultura che ne studia la storia. Ecco, qui il cartello dice che siamo a un'altitudine di 600 metri sul livello del mare. Adesso mi avvicino al sesto tornante. Il sesto tornante è particolarmente famoso. Infatti in questo tornante durante i weekend si assiepono numerosi spettatori per guardare appunto le moto e che fanno appunto veramente dei numeri incredibili, quasi fosse un gran premio del MotoGP. Riparto dopo questa piccola pausa, mi segna 6,5 km fatti e la batteria è ancora al 100%. 700 metri sul livello del mare, mi segna il cartello. Decimo tornante, che potrebbe essere anche l'ultimo. La sensazione è incredibile perché c'è l'aria bella fresca, però il corpo è bello caldo, perché per quanto poco, diciamo, un po' di fatica fisica si fa, anzi più che un poco, e quindi diciamo che si sta proprio bene. Intanto siamo a 800 metri sul livello del mare. Adesso i tornanti sono finiti e ci aspetta una lunga e ancora impegnativa salita, assistenza sempre a 3, 75% mi segna la batteria, e qui dovremmo vedere sulla strada la prima neve. Inizia a sentire l'aria decisamente più fredda, più fresca, e sul ciglio della strada si può vedere la prima neve. E il paesaggio sta decisamente cambiando, sembra di essere in una favola fresca, una fresca favola. Questa è tutta una zona in ombra e quindi mi aspettavo, come dicevo, la neve e anche qualche grado in meno. Stiamo arrivando a circa i 1000 metri di altitudine e quindi la neve c'è. Quest'estate dalla pianura, seguendo un canale, il canale Bisato di Este, sono giunto fino al mare e devo dire che è stata una bella esperienza. Ma anche questa di oggi, dalla pianura giungere fino a qui ai 1000 metri e trovare la neve è veramente straordinario, specie con una giornata magnifica come quella di oggi. E adesso ufficialmente siamo ai 1000 metri sul livello del mare e siamo entrati ufficialmente anche nell'altopiano di Asiago. La prima frazione che troviamo sarà Tresche-Conca, che è parte di uno dei 7 comuni, quello di Roana. 14
21,5 km, assistenza 3, 75 di batteria. Come è arrivato a Tresché Conca, praticamente la salita del costo è terminata. Lascio Tresché Conca alla mia sinistra e adesso affronteremo una prima discesa che mi porterà a Canove e quindi ad Asiago. Qui a Canove prendo la ciclabile dell'ex ferrovia che mi porterà direttamente in centro ad Asiago. Questa è una zona più fredda, infatti è tutta ghiacciata. L'altopiano di Asiago è uno dei punti in Italia che segna d'inverno le temperature più basse. E questo è il meraviglioso panorama di Asiago. Tutto questo legno è quello che rimane della devastazione della tempesta Vaia, che qui ha distrutto tantissimi alberi. Ed eccomi arrivato al centro di Asiago. Questa è Piazza Carli. Ma voglio andare a quello che è un po' il simbolo di Asiago. Il sacrario militare di Asiago. Il display segna 25,6 km e 78% di batteria. Direi molto bene. Devo dire che sono contento di come la mia bicicletta con il kit Bafang si è comportata in questa lunga, interminabile salita del Costo per giungere fino qui all'altopiano di Asiago. Ha consumato poco, anche se avevo l'assistenza 2 o 3 e quindi non guardavo tanto ai consumi. Dopo questa breve pausa riprenderò il giro al contrario, che a parte le salite fino a Canove e a Tresché Conca sarà poi tutta una discesa. Sto salendo con il terzo livello di assistenza per arrivare fino qui a Tresché Conca, scollinato, e adesso praticamente tutta discesa giù per il Costo. Qui fa freddissimo. Mi fermo e ne approfitto, oltre a scaldarmi, per leggere anche l'altimetria totale di questo giro in salita lungo il Costo fino ad Asiago. 41,3 km, batteria ancora 65%. E un dislivello complessivo di 1124 metri. Vi lascerò alla fine il video di Relive con l'intero tracciato e l'altimetria. Ed eccomi arrivato al punto di partenza di questa mattina. Ho fatto 51,3 km e ho ancora il 66% di batteria. Devo dire che oggi è stata veramente una bella avventura, dalla pianura fino ai 1000 metri dell'altopiano di Asiago, dove ho incontrato anche la neve. Bene, se il video vi è piaciuto mettete un bel mi piace, continuate a scrivere, a commentare i miei video e soprattutto, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale.